Ciao a tutti, buongiorno ragazzi, amici, chiunque voi siate. Questa è la seconda video lezione sull'etica di Aristotele. Siccome la materia è piuttosto lunga, ho deciso di realizzare due, non una sola video lezione su questo, però ovviamente quello che dirò riprende la prima sull'etica, è in continuità con quello che ho detto nella lezione precedente, quindi andate senz'altro a vederla. Sono qui in compagnia con la mia gattona Sofì, che è particolarmente aggressiva, non credo che voglia stare con me. Sofì, vuoi salutare i videoascoltatori? Non mi aiuti mai, non stai mai in mia compagnia, io devo svolgere tutte le video lezioni da solo e mi sento solo. Aia, che artigli che ha questa gattona. Va bene, ti lascio andare con un bel saltone come quelli che piacciono a te. Abbiamo chiuso la precedente video lezione, no, sempre sulla morale aristotelica, ricordando che Aristotele divide le virtù in virtù etiche e virtù dianoetiche. Ricordate, le virtù etiche fanno riferimento alla facoltà desiderativa che è espressione in campo morale dell'anima sensitiva, mentre le virtù dianoetiche sono espressione dell'anima razionale. Quindi le virtù etiche fanno riferimento alla pratica, fanno riferimento alla morale pratica, mentre invece le virtù dianoetiche fanno riferimento alla morale teoretica. Ora vediamo più esattamente che cosa vuol dire tutto questo. Tra le virtù etiche abbiamo prima di tutto due virtù assolutamente fondamentali che caratterizzano la dottrina morale di Aristotele e la distinguono, la separano dall'intellettualismo etico di stampo socratico-platonico. Abbiamo la hexis con una bella aspirazione prima della epsilon, la hexis ovvero l'abitudine e la buleusis ovvero la volontà. Come vedete, come sempre nelle mie video lezioni, tutte le parole o le espressioni greche significative sono chiaramente indicate anche nell'originale greco, traslitterato in latino oppure appunto scritto proprio in caratteri greci. Che cos'è la exis, l'abitudine? Per Aristotele la virtù non dipende esclusivamente dalla conoscenza, non dipende esclusivamente dall'attività teoretica, a differenza di quello che pensava Platone. La virtù deve essere costruita, deve essere guadagnata con l'esperienza, guadagnata con un ripetuto esercizio di azioni virtuose, mi costruisce appunto un'abitudine, un habitus che fa sì che io sarò indotto a mettere in pratica le azioni virtuose. Quindi questo è un principio sicuramente anti-aristocratico, perché secondo gli Aristo e gli aristocratici la virtù, la arete, era patrimonio soltanto dei nobili, era qualcosa che uno aveva o non aveva per nascita. Invece Aristotele, che almeno in questo caso è d'accordo con Socrate e Platone, pensa che la virtù sia insegnabile, sia insegnabile. E come la virtù è insegnabile? Attraverso l'abitudine, il fatto di ripetere costantemente un'azione virtuosa farà in modo che io sarò abituato appunto a realizzarla e sarò spinto a realizzarla e quindi a essere virtuoso. E quindi questo è molto importante, la virtù viene appresa attraverso un tirocinio che appunto si basa sulla ripetizione, si basa su un esercizio in cui io vengo a ripetere un'azione e quindi poi questa azione sarà introiettata, sarà interiorizzata in me e io quindi mi comporterò in maniera morale. Quindi enorme differenza dall'intellettualismo etico, socratico e platonico. Ricordate che Platone aveva identificato la virtù con il sapere, la virtù con la conoscenza. Invece Aristotele dice non basta la conoscenza teoretica. La conoscenza teoretica io posso averla, posso avere la conoscenza di che cos'è il bene e tuttavia non metterlo in pratica.
Devo essere abituato ad agire bene, così metterò in pratica il bene. Quindi non basta la virtù teoretica della conoscenza del bene, ci vogliono anche delle virtù pratiche. Io posso conoscere il bene, ma questo non è una garanzia che io mi comporterò bene. Posso conoscere il bene, ma devo avere un habitus, un'educazione che attraverso la ripetizione continua dell'azione morale faccia sì che io metta davvero in pratica questa azione morale. Non mi basta la cognizione astratta, intellettualistica della necessità dell'azione virtuosa. Quindi questo è estremamente importante. Aristotele non nega l'importanza dell'educazione, però per lui l'educazione non è soltanto la trasmissione di conoscenze teoretiche, l'assimilazione puramente astratta e intellettualistica di che cos'è il bene, perché questo appunto non mi garantisce che io mi comporterò bene. Quindi non basta la teoria, non basta la teoria, è necessario l'imposizione di pratiche virtuose, che io ripeto costantemente, l'imposizione di pratiche virtuose da parte dei genitori, da parte dei maestri, da parte delle leggi. Molto molto importante, non basta conoscere che cos'è il bene, in teoria ci vogliono le virtù etiche per far sì che questa conoscenza del bene venga poi tradotta in un effettivo comportamento morale. Aristotele chiama la exis addirittura la capacità di costruire la virtù, la capacità di portare dalla potenza all'atto la capacità umana di essere virtuoso, di comportarsi in maniera morale. Quindi questa ripetizione continua dell'azione morale crea in me, come dire, una disposizione a volere dei fini buoni e quindi a mettere in pratica il bene. Volere, ecco appunto l'abitudine, poi c'è l'altra virtù etica fondamentale, la buleusis. Buleusis ve l'ho scritto qua, ovvero la volontà. In realtà buleusis in greco non significa soltanto volontà, buleusis significa anche deliberazione, ok? Volontà libera che arriva ad una decisione. Esattamente come con la exis, il discorso è del tutto simile. Non mi basta conoscere astrattamente, intellettualisticamente, teoreticamente che cos'è il bene, che cos'è il fine buono. Io posso anche conoscere intellettualisticamente cos'è il bene e volere il male. Io posso conoscere cos'è il bene, ma non metterlo in pratica. Per metterlo in pratica ci vogliono delle virtù pratiche, cioè l'abitudine che abbiamo visto prima e anche la volontà. E questo ovviamente è in contrasto, l'abbiamo già detto, con l'intellettualismo etico platonico. Ricordate che per Platone bastava conoscere il bene e tu così automaticamente lo mettevi in pratica, perché per Platone era impossibile comportarsi male se si conosce il bene e quindi l'azione buona deriva immediatamente, quasi necessariamente, automaticamente dalla conoscenza intellettiva del bene. Non è possibile, dice Platone, che io conosca il bene e mi comporti male, perché danneggerei me stesso, mi priverei della felicità. E invece Aristotele è molto più pragmatico e molto meno intellettualistico di Platone. Aristotele dice che io posso conoscere il bene intellettualisticamente, ma posso anche fare il male, cioè la mia volontà, la mia buleusis può essere indirizzata in un senso diverso rispetto alla mia conoscenza. Ricordate che Platone e anche Socrate, no, secondo la testimonianza di Platone, diceva che chi commette il male, il vizioso, lo fa involontariamente, perché chi commette il male evidentemente lo fa perché non conosce il bene. Se conoscesse il bene si comporterebbe sempre bene. Aristotele non è d'accordo. Ripeto per l'ennesima volta, conoscere il bene non basta, ci vuole la volontà per metterla in pratica. Io so che cos'è l'azione buona, ma io poi devo anche avere la volontà, la decisione libera, la deliberazione
per metterlo in pratica. E quindi non basta la conoscenza astratta del bene, non basta la virtù dianoetica, non basta la virtù teoretica, ci vogliono anche le virtù etiche. Quindi vedete una grossa differenza da Platone. In Aristotele la virtù non viene conquistata soltanto a livello teorico intellettualistico, ma Aristotele dà spazio e dà autonomia rispetto all'intelletto anche ad una sfera pratica, ad una dimensione pratica della virtù, dell'etica, della morale. Aristotele non mette in dubbio, lo vedremo, che le virtù dianoetiche, le virtù teoretiche siano superiori alle virtù etiche, possano anche guidarle, lo vedremo, possano anche determinare esattamente quali siano le virtù etiche. Tuttavia, le virtù etiche hanno una loro autonomia, una loro dignità rispetto alle virtù dianoetiche. Si è parlato molto anche della proairesis che segue alla buleusis, perché la proairesis sembrerebbe significare la stessa cosa della buleusis. Proairesis in teoria significa anticipazione della decisione, però in realtà proairesis significa non anticipare, proairesis, cioè decisione prima, significa decidere qualcosa che è stato voluto prima, capite? La buleusis vuole o delibera qualcosa, non basta, ci vuole la proairesis, cioè la disposizione a mettere veramente in pratica ciò che è stato deciso dalla volontà. Voi direte la proairesis sembrerebbe un doppione della buleusis, forse avete ragione, d'accordo, comunque queste cose diciamo sono cose che vengono studiate e spiegate dagli specialisti, quindi non ci soffermiamo più di tanto. In realtà in greco la proairesis significa deliberazione, decisione libera, e quindi proairesis significa la decisione di mettere in pratica ciò che prima è stato deliberato dalla volontà, e quindi è un'altra virtù etica. E quindi queste sono le virtù etiche che davvero permettono l'esercizio della virtù, della morale in campo pratico, nella vita pratica, nella famiglia, nelle amicizie, nel lavoro, nella politica e così via. Tuttavia abbiamo anche ovviamente delle virtù etiche più specifiche. Aristotele parla di numerose virtù pratiche, di numerose virtù etiche, non è che possiamo vederle tutte perché sarebbe un elenco molto molto grande. Vediamo qualcuna di esse e soprattutto vediamo come, secondo Aristotele, possono essere messe in pratica. Le virtù etiche, secondo Aristotele, in questo lui è veramente molto pragmatico, sono virtù calcolative, cioè per determinare l'azione buona, il raggiungimento del fine buono, ogni virtù etica deve essere calcolata da un punto di vista, come dire, quantitativo, cioè ogni virtù etica deve seguire il giusto mezzo, è il famosissimo mesotes di Aristotele, che vuol dire la medietà, il giusto mezzo, e quindi una virtù etica è correttamente esplicata quando rappresenta il punto di equilibrio tra due eccessi, appunto la medietà, una condizione intermedia tra la penuria di una certa virtù e l'abbondanza eccessiva di una certa virtù. Facciamo degli esempi precisi. Aristotele parla del coraggio. Il coraggio è una virtù pratica, però bisogna calcolare qual è la dose giusta di coraggio. Cioè il coraggio deve essere il giusto mezzo tra la viltà e la temerarietà. Il coraggio, e quindi va proprio calcolato in maniera pragmatica, in maniera empirica. Il coraggio deve essere a metà strada tra la viltà, cioè la mancanza di coraggio, e la temerarietà, cioè
il coraggio eccessivo che non raggiunge lo scopo, che non esprime la natura insita nella virtù che chiamiamo coraggio. Allo stesso modo, la liberalità che Aristotele, virtù etica, la liberalità che Aristotele chiama la capacità di ben equilibrare le ricchezze che vengono donate e le ricchezze che vengono guadagnate. Questa è la liberalità. La liberalità deve essere nel mezzo di due estremi che bisogna evitare, quando la liberalità è troppo poca o assente, o quando la liberalità è troppa, è eccessiva, è troppo presente. Quindi il giusto mezzo, il mesotes della liberalità è ciò che è a metà strada tra l'avarizia, la mancanza o la scarsità di liberalità, e la prodigalità, che invece è una liberalità eccessiva. Il fatto che Aristotele sia molto pragmatico, molto legato all'esperienza, è dimostrato dal fatto che Aristotele spiega esplicitamente che il giusto mezzo è qualcosa che non può essere definito in astratto, non può essere definito sempre allo stesso modo. Il giusto mezzo è qualcosa appunto di calcolativo e può essere calcolato in misura diversa, in dosi diverse, a seconda delle circostanze, a seconda delle situazioni in cui ci si trova o all'interno dei casi. Cioè il giusto mezzo non può essere deliberato, non può essere calcolato in modo unico per tutti. Il giusto mezzo deve tener conto delle circostanze in cui noi ci troviamo, delle circostanze in cui avvengono le azioni, avvengono i fenomeni, e quindi il giusto mezzo deve essere calcolato ogni volta, come dire, di volta in volta, d'accordo? Ogni volta può essere diverso. Per esempio, io devo calcolare qual è il giusto mezzo nella quantità di cibo che è corretto che io mangi. Allora, ovviamente il giusto mezzo, la quantità di cibo che io devo mangiare, chiaramente è diversa se io sono un atleta, quindi dovrò mangiare di più, o se io sono una persona dedita più che altro ad attività sedentarie. In questo caso dovrò mangiare di meno. Oppure se io sono malato o ho delle malattie particolari che la scienza medica cerca di affrontare prescrivendomi di mangiare poco, di mangiare molto poco. Quindi qual è la giusta quantità di cibo? Dipende dalla persona, dipende dalla circostanza, dipende anche dal fine che tu vuoi realizzare. La quantità di cibo per uno che vuole dimagrire è una quantità di cibo che viene calcolata in misura diversa rispetto alla quantità di cibo di uno che non segue una dieta, che non vuole dimagrire. Quindi vedete, dipende proprio dai casi, cioè ogni caso concreto può dar luogo a un calcolo diverso rispetto ad altri casi concreti. La valutazione dell'azione, la valutazione della situazione, la valutazione dei fenomeni è complessa, e quindi calcolare è difficile. Bisogna appunto arrivare a un calcolo ben definito in base alla situazione in cui noi ci troviamo. Aristotele parla anche di altre virtù etiche, per esempio della giustizia. Lui identifica addirittura la giustizia con la virtù e parla di due tipi di giustizia: una giustizia distributiva. E la giustizia distributiva è realizzata quando gli onori oppure le ricchezze vengono appunto distribuite in base al merito, in base a ciò che ciascuno ha meritato. Invece lui parla anche di giustizia commutativa, che in pratica sarebbe quella che noi chiamiamo giustizia penale. La giustizia commutativa interviene
quando la giustizia distributiva è violata, per esempio in caso di furto, e quindi ovviamente interviene la giustizia per punire e risarcire chi è stato derubato. E Aristotele parla anche di tante altre virtù etiche, ripeto, non ha senso qui allungarsi. Aristotele parla della magnanimità, per lui la magnanimità è una virtù veramente fondamentale, infatti ne parla a lungo. Aristotele è stato anche un po' criticato per questo, per esempio Bertrand Russell nella sua storia della filosofia occidentale stigmatizza la descrizione e l'esaltazione da parte di Aristotele della magnanimità, perché dice Bertrand Russell si tratta di una virtù un po' mafiosa. La magnanimità ti dice quando e in quali termini dare confidenza agli altri o beneficare gli altri, però mantenendo comunque una signorilità, non esagerando appunto nella confidenza nei confronti degli altri, mantenendo un decoro, un rispetto nei confronti degli altri e soprattutto poi guadagnando il rispetto da parte degli altri, cioè la magnanimità è soprattutto la capacità di essere amichevole, di aiutare il prossimo, però facendosi rispettare o ottenendo in cambio dell'aiuto un rispetto e quindi l'importanza del farsi rispettare, insomma, sarebbe una cosa diciamo un pochettino mafiosa e così via. Comunque Aristotele parla a lungo della magnanimità e quindi vediamo un po' invece le virtù dianoetiche. Le virtù dianoetiche importanti sono due, ma anche qui Aristotele parla di diverse virtù dianoetiche. Vi ricordo, se non l'avete dimenticato, ma mi sembra di averlo ripetuto all'inizio di questa lezione, ne abbiamo parlato nella lezione precedente, nella prima lezione sull'etica aristotelica, che le virtù etiche fanno riferimento alla facoltà desiderativa che è espressione della parte, o meglio, della funzione sensitiva dell'anima, mentre le virtù dianoetiche, vi ricordate, sono le virtù della ragione, sono le virtù che sono espressione della parte razionale dell'anima, cioè della parte più nobile dell'uomo, della parte che l'uomo non ha in comune con gli animali. Le virtù dianoetiche sono le virtù che non riguardano la morale pratica, che però in parte la determinano, adesso vedremo la calcolano. Le virtù dianoetiche sono le virtù intellettualistiche, le virtù dianoetiche sono le virtù teoriche, sono le virtù, o meglio, le virtù teoretiche, che fanno riferimento al pensiero, al ragionamento, alle parti, diciamo, più alte, più sviluppate, più nobili delle facoltà psichiche dell'essere umano. Allora, le virtù dianoetiche possono esprimere due tipi di facoltà, perché Aristotele dice che la funzione razionale dell'anima, considerata in relazione con la morale, la facoltà razionale dell'anima può esprimere due facoltà, una facoltà calcolativa e una facoltà scientifica. Ecco, la phronesis, cioè la saggezza, esprime la facoltà calcolativa dell'anima razionale, mentre invece la sofia, la sapienza, esprime la facoltà scientifica dell'anima razionale. Che cosa vuol dire? Allora, la saggezza e la phronesis è una virtù calcolativa. Phronesis, vi ricordate Platone, può essere anche tradotto con la parola phronesis può essere anche tradotta con prudenza oppure temperanza. Vi ricordate che in Platone noi l'abbiamo tradotta
come molti autori, molti studiosi, con temperanza. Però forse in questo caso in Aristotele è meglio tradurre phronesis con saggezza, perché qui non esprime una prudenza, una temperanza di carattere, è più proprio, non riguarda tanto il carattere, no? Perché abbiamo visto che il carattere corrisponde alle virtù etiche, alla facoltà desiderativa dell'anima sensitiva, quello è il carattere. In questo caso la saggezza non è tanto una passione, una disposizione del carattere, quanto proprio appunto una qualità teoretica, ok, noetica del pensiero umano, e quindi phronesis in questo caso è meglio tradurla con saggezza. Attenzione, la phronesis al suo interno ha altre due virtù dianoetiche, quindi la phronesis si divide in due, nell'episteme, cioè la scienza, e nel nous, cioè l'intelligenza. Ad ogni modo lasciamo perdere scienza e intelligenza. Concentriamoci solo sulle due virtù dianoetiche più importanti, che sono appunto la phronesis, di cui stiamo parlando adesso, e la sofia, che vedremo dopo. La phronesis è una virtù appunto calcolativa, quindi la phronesis può appartenere a tutti, la saggezza può appartenere a tutti, mentre invece la sofia, come vedremo, appartiene soltanto come dire, ai filosofi. Che cos'è la phronesis? La phronesis è quella classica virtù dianoetica, teoretica, che però direziona e calcola le virtù etiche. È semplicissimo, basta pensare al calcolo del mesotes che abbiamo visto prima, del giusto mezzo. Come si calcola la giusta dose di coraggio, di liberalità o di cibo che qualcuno deve mangiare? Chi fa questo calcolo, chi realizza questo calcolo è la phronesis, la saggezza. Quindi abbiamo chiarito meglio quello che abbiamo detto prima, quando abbiamo parlato del giusto mezzo. Il giusto mezzo calcola la medietà, il giusto punto di equilibrio tra due estremi, tra due estremismi, tra due esagerazioni che devono essere evitate, mentre bisogna prendere appunto il giusto mezzo. Ma per calcolare il giusto mezzo bisogna utilizzare la saggezza. Quindi la saggezza è la virtù dianoetica che calcola il giusto mezzo di una qualsiasi virtù etica. Quindi vedete, questo inizia a farci capire come Aristotele comunque consideri le virtù dianoetiche, le virtù teoretiche superiori, più nobili alle virtù etiche. Però questo non vuol dire, come vi ho detto, che Aristotele pensi come Platone che le virtù dianoetiche siano le uniche virtù, o comunque le uniche virtù importanti, mentre poi le virtù etiche, i comportamenti concreti siano solo delle appendici totalmente soggette alle virtù mentali, perché assolutamente non è così, l'abbiamo già detto, lo riprenderemo questo concetto alla fine. Le virtù invece dianoetiche che esprimono la facoltà scientifica, abbiamo visto la sofia è particolarmente importante, la sapienza, ce n'è un'altra, la tecne, cioè l'arte, ma appunto concentriamoci sulla sofia. La sofia è la virtù dianoetica più nobile ed è di tutte le virtù la più nobile. La sofia rappresenta il pensiero astratto, il pensiero contemplativo, il theorein, cioè il vedere con gli occhi della mente. La sofia è proprio la caratteristica del filosofo, è la contemplazione astratta, è la contemplazione puramente mentale, è la contemplazione o la riflessione sul bene, sul fine dell'uomo, sulla virtù che poi non ha un effettivo riscontro pratico, ok? Quindi ed è la virtù più nobile comunque di tutte. E siamo arrivati finalmente a trovare il sommo bene. Vi ricordate il sommo bene che rappresenta la felicità
la maggiore felicità dell'uomo, almeno dell'uomo dotto, del filosofo, non del volgo ignorante che preferisce come felicità il piacere fisico, le ricchezze, la popolarità o altre cose. Il sommo bene è la Sofia, il sommo bene è la sapienza, finalmente l'abbiamo trovato. Vedete, guardate la trattazione sul sommo bene e sui problemi relativi al sommo bene è il motivo per cui il sommo bene si distingue dagli altri beni. Nella precedente lezione, nella mia prima video lezione sulla morale socratica, comunque lo ripetiamo, abbiamo detto che ci sono tanti beni, ma soltanto uno è il sommo bene, il to agaton, to ariston, il bene migliore, d'accordo, ariston, migliore, perché il sommo bene deve adempiere a tre caratteristiche. Il sommo bene non può essere, deve essere un fine, cioè deve essere un bene ricercato per se stesso e che mi dà un premio in se stesso, cioè che viene fruito in se stesso. E questa è la sapienza. Io studio, io rifletto, io contemplo, io ragiono filosoficamente, questo mi rende felice. Non ho bisogno di altro, capite? La conoscenza filosofica, la sapienza è un bene in sé, è un fine, non è un mezzo, mentre invece per esempio le ricchezze sono un bene, certamente secondo Aristotele, ma non sono un fine, cioè sono un bene che serve a ottenere altri beni, con cui io compro qualcos'altro o con cui io posso realizzare qualcos'altro di buono e quindi sono un bene finalizzato a ottenere un altro bene e questo non può essere per il sommo bene. Poi abbiamo visto che il sommo bene deve essere un'attività propria dell'uomo, quindi della parte razionale, della funzione razionale dell'anima dell'uomo, qualcosa che l'uomo non condivide con altri enti e con gli animali. Da questo punto di vista, ricordate, abbiamo visto nella lezione precedente che il sommo bene non può essere rappresentato dal piacere fisico, perché il piacere fisico l'uomo lo ha in comune anche con gli animali. Inoltre il sommo bene, ve lo ricordate, deve essere autarchico, autosufficiente, deve essere qualcosa di interiore che viene da dentro di me. E quindi questo esclude dalla possibilità di essere identificate con il sommo bene eh, caratteristiche quali la popolarità, gli onori, la gloria, il successo, perché sono dei beni, sicuramente sono dei beni, ma sono dei beni effimeri e comunque che derivano da qualità non mie, sono dei beni che derivano dall'assenso, dal consenso di altre persone o comunque da circostanze esterne, da contingenze esterne alla mia mente che possono esserci come possono non esserci, non sono garantite, possono scomparire all'improvviso e comunque non dipendono da me, sono caratteristiche, sono cose che mi provengono dall'esterno e che io non posso in alcun modo controllare. Invece la Sofia, la sapienza, appunto, sfugge a tutte queste tre obiezioni e quindi corrisponde proprio alle caratteristiche del sommo bene. Il sommo bene, l'attività più propria, più nobile dell'uomo è l'attività teoretica pura, senza alcun riscontro, come dire, materiale o utilitaristico. L'attività del filosofo che contempla semplicemente per il piacere di contemplare. E voi direte, ma allora questo corrisponde, diciamo, alla facezia secondo cui si dice, no? Lo sapete, si dice la filosofia è una disciplina perfettamente inutile. Ecco, Aristotele è assolutamente d'accordo. Aristotele dice che la filosofia deve essere, da un certo punto di vista, del tutto inutile. La filosofia è inutile ad ottenere beni materiali, la filosofia non cura ciò che viene dall'esterno della mia mente, del mio nus, del mio pensiero astratto e quindi la filosofia da un punto di vista pratico non serve a niente. E quindi Aristotele dà ragione a quelli che dicono che la filosofia non serve a niente, cioè non serve nel vivere concreto. Attenzione, la Sofia è sganciata dalle virtù etiche, dal comportamento nella società, dal bene pratico e quindi è una cosa inutile, ma proprio perché è inutile
è l'attività più nobile e superiore a tutte, il pensare per il pensare, il fare filosofia in maniera disinteressata. Aristotele aggiunge, e noi ben lo capiamo se abbiamo visto la lezione su Otheos, sul motore immobile, su Dio, che la sapienza, la sofia, il theorein, il pensare filosoficamente, teoricamente, avvicina l'essere umano a Dio. Ricordate quali sono le caratteristiche di Dio, motore immobile, oltre appunto al fatto di essere un motore immobile primo, eterno, che muove le sfere celesti attraverso poi la sfera del Sole, muove eh, ed è responsabile di tutti i fenomeni anche sulla Terra. Oltre a essere il motore, il generatore di tutto, Dio, Theos, oltre a essere il motore immobile primo eterno, vi ricordate, Otheos, Dio, ha come unica attività, oltre a quella di muovere tutto, quella di pensare, perché è l'attività più nobile e quindi è l'attività che certamente viene praticata dalla sostanza più nobile di tutte, dalla sostanza metafisica, dall'unica sostanza, Dio, vi ricordate, che non ha una materia, è immateriale, è pura forma e che non è mai esistito in potenza, è sempre in atto e quindi è eterno, è immutabile, sempre uguale a se stesso. Ricordate che quindi l'attività più nobile è quella che viene svolta dalla sostanza più nobile, cioè da Dio. E l'attività più nobile, abbiamo detto parlando di Dio, è il pensare. La differenza ovviamente è che Dio, essendo appunto Dio, non pensa a noi umani o non pensa comunque ad oggetti specifici, ad oggetti determinati, pensa a se stesso, si autopensa e pensiero di pensiero. Ricordate, Dio è il motore immobile. Ovviamente l'essere umano, il filosofo, non è Dio e quindi pensa a degli oggetti specifici. Tuttavia, il fatto di pensare, di esercitare l'intelletto, la facoltà teoretica, fa ovviamente assomigliare l'essere umano a Dio. La differenza tra la phronesis e la Sofia, tra la saggezza e la sapienza, sta anche nel fatto che la saggezza è a disposizione di tutti gli uomini. La phronesis, la saggezza, può essere raggiunta da tutti gli uomini, d'accordo? Da tutti. Va bene, non proprio da tutti, diciamo dagli uomini che si conducono secondo ragione. Questo già esclude le donne perché purtroppo per Aristotele le donne sono inferiori, esattamente come Platone lui dice che non possiedono le facoltà razionali. Quindi certo non dagli schiavi, che vedremo nella prossima lezione, secondo Aristotele sono diventati schiavi o è giusto che siano schiavi proprio perché sono stupidi, quindi non possono certo fare filosofia e quindi va bene, d'accordo, Aristotele non sta parlando propriamente di tutti gli uomini, lo sappiamo come funzionava ad Atene all'epoca in Grecia. Aristotele dice tutti gli uomini, è chiaro che intende gli uomini liberi, maschi, adulti e che comunque sono stati educati a sviluppare al meglio la propria ragione nelle attività pratiche, anche se non in quelle teoretiche, e quindi tutti gli uomini possono, insomma, tutti gli uomini abbiamo visto, quelli che avevano dei diritti, quelli che, insomma, quelli comunque particolarmente razionali, comunque una parte certamente maggiore degli uomini rispetto a quelli che possono arrivare alla sofia, alla sapienza, possono mettere in pratica la saggezza che appunto, calcolando il giusto mezzo tra le virtù, fa sì che si metta in pratica il bene, il fine buono all'interno delle proprie azioni quotidiane, all'interno della famiglia, all'interno della società, nelle amicizie, nel lavoro, però anche, attenzione, anche nella politica. Quindi, attenzione, Aristotele dice che il politico
non deve avere soltanto facoltà teoretiche, la conoscenza del bene, la sofia. Il politico anzi deve avere particolarmente un'altra virtù, la phronesis, e comunque appunto deve essere in grado di agire in maniera pratica. Viceversa, attenzione, la sapienza, come avete già capito, come forse ho già anticipato, può essere praticata soltanto dai filosofi, da coloro che riescono a pensare, a esprimere le proprie attività razionali, le attività psichiche superiori nel migliore dei modi attraverso la filosofia. Spero insomma che sia chiaro. Possiamo ovviamente fare delle considerazioni conclusive che possono essere anche particolarmente importanti per capire qual è il significato di tutto questo. Ah, mi stavo dimenticando, ecco, Aristotele propone degli esempi storici concreti. Coloro che hanno per lui ottimamente espresso la phronesis, per lui sono appunto i politici come Pericle, che avevano una saggezza pratica. Coloro che invece, attenzione, Aristotele propone per modelli relativamente alla Sofia e alla Sapienza, sono invece filosofi speculativi che non hanno mai fatto politica direttamente. Lui cita per esempio Talete e Anassagora, forse un po' a sorpresa cita anche Socrate, ma come Socrate non era un filosofo pratico, non si è applicato alla questione della virtù? Sì, dice Aristotele, però Socrate, pur occupandosi in maniera astratta di questioni che riguardano la morale e la politica, non ha mai fatto politica direttamente, o meglio, non ha mai fatto politica all'interno del governo, cioè avendo cariche ufficiali. E quindi questi sono degli esempi di personaggi famosi che hanno incarnato la Phronesis, la saggezza, oppure la Sofia, la sapienza. La vita teoretica per Aristotele, attenzione, è propria del filosofo. La vita teoretica è la vita più degna, più nobile, è la vita che è portatrice della massima felicità. Anche la Phronesis porta una felicità nella vita pratica, però non è la massima felicità, perché soltanto la Sofia, la sapienza che abbiamo visto non è un bene, ma è il sommo bene, porta alla felicità completa. Quindi la felicità completa non la si trova nella filosofia pratica, bensì nella filosofia teoretica deriva dalla contemplazione non utilitaristica, dalla contemplazione per il gusto della contemplazione tipica del filosofo. Quindi la Sofia, la sapienza è l'esprimersi in maniera virtuosa di un'attività propria della ragione teoretica, di un'attività che non riguarda la pratica. E quindi vedete che la contemplazione, la teoresi, il pensiero filosofico mantengono anche in Aristotele come in Platone una posizione, una collocazione privilegiata rispetto alle altre attività umane che sono attività pratiche, quindi esiste comunque un legame di Aristotele con la tradizione platonica. Tuttavia, come abbiamo detto prima, cerco di spiegarlo meglio, in Aristotele questo privilegio delle facoltà teoretiche rispetto alle facoltà pratiche non ci deve assolutamente far dimenticare che Aristotele fornisce anche alle facoltà pratiche e alle attività pratiche, ai beni concreti, alle virtù etiche, dà a queste cose una grande importanza e rivendica per le virtù etiche una autonomia rispetto alle virtù dianoetiche. Tu puoi eccellere in un'attività teoretica
Però attenzione, per poter governare o poter comunque comportarti bene all'interno dell'agone pratico, l'attività teoretica non è assolutamente sufficiente. Non c'è scritto da nessuna parte che il filosofo possa comportarsi bene anche nella società e quindi che sia il più adatto a governare. E avete già capito, questo marca una differenza con Platone. Secondo Aristotele non necessariamente i filosofi devono governare, anzi il filosofo non ha l'attitudine a governare perché sua precipua caratteristica è l'esplicazione della ragione teoretica che appunto è una contemplazione slegata dall'attività pratica. Il filosofo svolge la migliore vita possibile, la più felice tra tutte le vite possibili, questo però non è sufficiente per fare di lui un saggio da un punto di vista pratico oppure un buon politico. Certo, le virtù del filosofo possono in qualche modo migliorare la sua capacità di deliberazione, la sua volontà di fare il bene, però abbiamo visto che la capacità di deliberazione o di fare il bene sono virtù etiche, non sono le virtù dianoetiche proprie del filosofo e quindi possono essere incarnate da politici che appunto non sono filosofi. Se un filosofo governa bene, questo lo deve non alla sofia, alla sapienza, ma alla saggezza. E quindi, a differenza di Platone, come abbiamo detto, cerco di ripeterlo, forse spiegandomi un po' meglio, ehm, la conoscenza teoretica, la conoscenza del bene, non assicura affatto la capacità di governo da parte dei filosofi e il diritto di governare da parte dei filosofi. Quindi non è vero, come dice Platone nella Repubblica, che i filosofi e solo loro devono governare la polis, perché siccome possiedono intellettualisticamente, teoreticamente la conoscenza del bene, automaticamente lo mettono in pratica. Come abbiamo già visto prima, questo automatismo non c'è perché la sofia, la sapienza non viene automaticamente messa in pratica nel mondo, nel mondo concreto. Ci vuole qualcos'altro che non la sofia, cioè la phronesis. Anzi, Aristotele sembra in qualche modo sconsigliare ai filosofi l'attività politica. Aristotele in fondo è il culmine di una serie di vicende che da Socrate in poi, ma anche prima di Socrate, hanno evidenziato una difficoltà nel rapporto tra la filosofia e la politica. Socrate viene ucciso dalla democrazia, Platone cerca di fare politica indirettamente a Siracusa, influenzando il tiranno Dionigi di Siracusa, però Platone, come sapete, non scende mai, pur volendolo, pur amando moltissimo la politica, pur finalizzando tutta la sua filosofia alla politica, sapete, Platone non scende mai direttamente in politica ad Atene, quindi, e tra l'altro Platone detesta la democrazia ateniese, detesta la politica ateniese, quindi Aristotele può essere visto come insomma in continuità con altri filosofi prima di lui che non hanno avuto un buon rapporto con la politica e quindi Aristotele tende, diciamo così, a dividere o comunque abbiamo visto a non considerare necessariamente coincidenti l'attività del filosofo e l'attività del politico. La politica è la più importante, diciamo così, delle attività pratiche, delle attività che si devono basare sul mettere in pratica le virtù etiche. In questo modo il filosofo in qualche modo, dice Aristotele, conquista una autonomia,
c'è un'autonomia della ragione pratica rispetto alla ragione teoretica, ma da questa autonomia trae beneficio non solo la ragione pratica, ma appunto anche la ragione teoretica. Il filosofo può dedicarsi senza preoccupazioni politiche, senza preoccupazioni pratiche, alla sua felicità mentale, c'è un'attività di studio e di conoscenza che gli assicura la felicità senza necessariamente dover fare politica, quindi senza condizionamenti, senza alcuna interferenza da parte di attività pratiche, da parte di attività razionali, e quindi il filosofo si dedica alla contemplazione in una felice solitudine, comunque staccato dall'agone politico. Io spero in queste due lezioni di essere riuscito a spiegare al meglio, in maniera chiara, la morale aristotelica. Abbiamo riferito soprattutto le cose che Aristotele scrive, dice nella sua più importante delle opere dedicate alla morale, alle discipline pratiche, ovvero l'etica nicomachea. Ora vi saluto, vi ringrazio, ricordate io sono Tolandus Redivivus, il mio canale si chiama Come Me, continuate a seguire Aristotele, nella prossima lezione vi parlerò della politica di Aristotele. Grazie, arrivederci.